Questo qua sotto è Tempio Pausania, un po' in mezzo alle nubi che corrono. Dietro c'è i Monti della Luna, dove andremo più tardi, questa zona qua. E là in fondo c'è il mare. Adesso ci sono le querce, fino a poco tempo fa avevamo gli aghifogli, cioè i pini cembri, gli abeti. Adesso c'è ancora qualche abete, qua lo vediamo, ma principalmente magari più scendiamo più si passa alle querce. Con le rocce tipiche della Gallura, queste rocce granitiche. Stiamo salendo verso la Valle della Luna, la piana dei Grandi Sassi, conosciuta come Valle della Luna. Questi sono i laghetti di Santa Degna. andiamo a vedere con le oche. Che bella questa vegetazione di betulle in mezzo al granito, alle rocce di granito. Andiamo a Mauro a fare 2 passi nel bosco. Ci sei? Il muschio a nord, come ci insegnavano da bambini. Esatto. Guarda che bello questo qua, che hanno tolto il sughero fino Molto in alto. I complimenti al comune di Aggius, che ha fatto questo parchetto a tema lungo il lago, molto bello. Complimenti davvero, Betty, molto bello sto Davvero bello. sto parchetto a tema qui. Ci fosse anche un po' più di bel tempo da farsi le passeggiate qua che iniziano qua. Veramente bello, bravi, bravi, bravi. Bravi, bravi. A parte le oche incattivite che attaccano,
Per il resto è proprio bello. Vero Betty? Cosa Molto dici? bella, sì, proprio carino. Eh? Vabbè, che la giornata non è delle migliori. Siamo arrivati qua al parcheggio della Valle della Luna. Laggiù ci sono le Dolomiti, chiamiamole di Aggius, gli spuntoni di roccia di Aggius. Qua c'è tutta questa valle, la Valle della Luna, praticamente quasi disabitata, tutte pascoli e rocce. Siamo arrivati a Isola Rossa. Questo è il porticciolo, non è il posto più protetto di tutto il nord della Sardegna, meglio Castelsardo. Castelsardo, il culetto della Betty e la roccia dell'elefante. La famosissima roccia dell'elefante che è subito sulla strada. Guardate che bello spettacolo che ha creato il vento. Il vento ha creato questo spettacolo, sembra proprio un elefante. A te che chiamo sempre elefante, ti trovi ora che sei... Elefante? C'è un motivo del perché mi chiami elefante? Perché i tuoi movimenti sono da elefante. Pensavo che ci fosse... No, non è qualcos'altro che pensi tu. Ciao Morino, saliamo in città? Betty si è un attimo preoccupata. Perché? C'è una salita un po' impegnativa, tante scale più che altro. Non ho detto che mi preoccupa. No, poco per volta, senza fretta, le faccio. Siamo arrivati A Castelsardo, quasi in cima. quasi. La bellezza di un tramonto sordo. Non un tramonto sordo, un tramonto sardo.
Allora, oggi è sabato 17 dicembre, ci siamo svegliati finalmente con del sole, giornata finalmente splendida. Siamo qua nel parcheggio di Castelsardo, quello là è Castelsardo, eccolo là, in collina, bellissimo Castelsardo, un bellissimo paese. Laggiù in fondo c'è Isola Rossa, là, qui, e di fronte a noi c'è la Corsica. Camperozzi è quasi pronto. Buongiorno, ciao Morino. Ecco la Bettina. Pronti a ripartire? Siamo per ripartire. Dove andiamo oggi? Oggi andiamo a Chiaramonti, un paesino una trentina, 25-30 km da qui, da Castelsardo, e andiamo a mangiare in un bellissimo agriturismo con dei nostri amici. Pranzo sardo a base di porceddu e a oltre. Sarà un pranzo abbastanza impegnativo. Sappiamo a cosa dedicare la giornata. E finalmente questa mattina ci svegliamo con un po' di sole. Guardate che meraviglia Castelsardo col sole. E tra poco avremo il porto di Castelsardo. Paesino di Chiaramonti, dove andremo a pranzo in un agriturismo insieme ai nostri amici Januario, Imme e Leo. Ecco qua, siamo a Chiaramonte, un paese che non conoscevo. Bel paese, veramente stupendo. Con una fortezza dei Doria. Doria è una famiglia genovese che per molti anni sono stati dogi, o comunque una famiglia di potere genovese, che hanno comunque edificato e mantenuto una certa predominanza anche nel nord della Sardegna. Guardate che bello, proprio bello questo paese, stupendo. Siamo, credo, fuori dalla Gallura. Siamo arrivati a che punto del pranzo? Eccolo! Che aspettavi proprio questo, Mauro, no? Infatti dobbiamo ringraziare Loretta che ci ha permesso di assaporare un maialino anche in questo periodo prenatalizio. Certo, grazie. È stato un piacere per me. È stato un piacere Anche nostro. per noi, direi. Grazie. Allora, questo che è fatto con I ciccioli di maiale. semi di anice, uva passa, un impasto con farina di semola di grano duro sardo e si chiama cocciola d'ella. Oh. Fantastico! Fattoria Pentum. E questo è il bambino sardo, Eccolo. vestito col costume. Ettari, quanti chilometri quadri? E che cavolo ne so. 600.000. È lui che fa la scuola in questo periodo. È lui il professore. Allora, sono 60 ettari tutta in un unico corpo.
E il centro è questa Valle Pentuma, dove scorre il Rio Pentuma, appunto, che attraversa il centro dell'azienda. Allora, se fossi libera d'estate verrei io a aiutarla. Mi dà solo vitto, alloggio, io ci starei qui mesi. Lascio lui da solo in barca e io vengo qua. Ne avrei proprio bisogno. Io verrei volentieri. Allora, questa è bello, questo la qui. Valle Pentuma. Non me lo sarei Pentuma. neanche immaginato. Che bello. E poi i bambini della scuola materna e quelli piccoli, anche della prima e seconda elementari, la vedono così dall'alto, mentre con quelli delle medie, i più grandi, entriamo Si scende. e facciamo tutto il percorso dentro la valle. Oh, che bello. E lì ci sono delle cascatelle, è un bel percorso che Sicuramente. dura almeno un'ora. Scendiamo più in giù e vediamo la cascata. Sì. Quando facciamo l'escursione entriamo dal fondo là, attraversiamo tutte le vie dell'acqua e poi saliamo qua dove c'è un piccolo sentiero. Una domuseiana. Infatti. Allora andiamo a vedere le capre e anche le galline, altrimenti fra un po' le galline Vanno a dormire. L'arnia Ma certo che fa per tutto le lei. api, sì. Mamma Questa mia. è l'arnia didattica, dove c'è la vetrina e si vedono appunto le api. Questo è il sughero gentile, che è il secondo, quello più pregiato. Che è quello. Sì. Perché quanto ci mette a ricrescere dopo che uno Circa 10 anni in questa zona. Dopo 10 anni questa è la quercia da sughero. Questo è il prima. primo taglio, il primo poi cresce così. Poi cresce non così. cresce più così. Non scappare, non ti fa nulla. Vienilo così. Vieni. Anch'io gliela do. Ciao bella. Vieni. E non tirare troppo forte. Cos'è? La Oh, sei chesa, ingorda. cos'è? La... Sì, lentischi. Tutti gli altri stanno arrivando. Ingorda. Sai quanto sei odioso? Sei odioso. Inutile che mi dici zitta. Sei odioso. Provate voi a sopportarne uno così. Il sei odioso, è quella montagna lì. No, sei tu odioso. Cena sarda a base di porceddu. Pranzo a mezzogiorno. Cena pranzo, scusa. Tin, 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 tin.